Antonio, grazie di essere qua, Ciao, grazie a voi. direttamente da Catania. Da Catania, sì. Catania mi ha dato grosse soddisfazioni nei podcast, no? Te l'ho detto prima, da Lorenzo Fragola ad Angelo Famao, tutte persone che poi sono rimasti stretti contatti perché ho notato una cosa, le radici che ti dà quella città Sono particolari. sono molto particolari e radicate, questa è una cosa Sì, sì, figa. sì, sì, sì. Partiamo da lontano allora, dove nasce Antonio e che scuola hai fatto? Io mi diplomo in industriale, Ok. subito dopo gli studi, Nasce a Catania? Catania, Quindi sì, Doc. Catanese Doc. Mi formo in industriale, quindi in qualcosa che non c'entra nulla con quello Che che cosa sarebbe faccio oggi. industriale? Industriale è tutto ciò che riguarda sistemi elettronici, Ok. creazione di impianti elettrici, impianti idrici, tutto ciò che riguarda, diciamo, impianti anche a livello industriale. E come hai scelto quella strada? Perché inizialmente era una cosa che mi piaceva Ok, molto, sì, perfetto. una cosa che mi appassionava, Ok. fin quando... Hai capito che non era la tua strada, sì. ok. Quindi E prosegui dopo quindi la subito scuola. dopo gli studi ho iniziato a lavorare in uno studio che faceva proprio questo, quindi progettavo impianti elettrici ed elettronici. Ok. Successivamente ho provato a cambiare strada, focalizzandomi più sul perito assicurativo, quindi facevo perizie auto, Ok. incidenti, cose che non c'entravano neanche su quello nulla, cercavo la mia strada. Esatto, stavi cercando la tua Fin strada. quando un giorno poi mi trovavo in un evento di prodotti per animali e da lì è nato tutto, nel senso che ho iniziato a parlare con questa azienda che è stata l'azienda che ho venduto per tanti anni in Sicilia e ho iniziato a rappresentarla, quindi a vendere il prodotto in tutta la Sicilia, ottenendo un ottimo successo. Successivamente, diciamo, è nato in me comunque un bisogno diverso, che non era più quello di guadagnare o di lavorare bene, ma di avere qualcosa di mio, Ok. realizzare un progetto mio che mi mettesse proprio come protagonista di quella cosa. E ho iniziato a lavorare insieme a mio fratello, che ad oggi è il mio socio, su un progetto unico e differente. Quindi abbiamo iniziato a ragionare su quelle che potevano essere le esigenze del nostro cliente principale, che è il toilettatore, e capire in che modo potevamo aiutarli. In base all'esperienza che avevi acquisito prima. Assolutamente. Quegli anni infatti ci sono serviti proprio per osservare il cliente, capire su quali punti di vista poteva essere aiutato, poteva avere bisogno di qualcosa e creare un'azienda che potesse aiutarli non solo a livello pratico sul prodotto, ma anche a livello proprio di gestione della loro attività. Ok, perfetto. Che anno era qui? Il 2018 abbiamo iniziato a mettere su, Sì. diciamo, qualcosa, vendiamo dal 2021, Ok. da Ma 2 anni. quando ti sei licenziato dall'altra azienda? Come l'hai vissuta quella situazione? L'ho fatto nel 2018, Ok. nel senso che nel momento in cui ho intrapreso la mia strada ho scelto di staccarmi totalmente da quella vecchia Ok. per innanzitutto focalizzarmi appieno, quindi dedicare tutte le mie forze, tutte le mie risorse al mio progetto, anche perché ne sono servite abbastanza. Ok. E soprattutto anche per dare una visione al mio cliente che in sostanza era sostanzialmente lo stesso di quello che Certo. trattavo prima, una visione diversa. Quindi non fare uno stacco repentino ed aprire la mia attività, ma dare proprio un allontanamento e poi riapprocciarmi a loro dopo 8 anni, Ok, perfetto. in maniera totalmente diversa. Quindi 2018 cominciate a mettere giù l'idea, cominciate a mettere scritto quello che è la visione, ok. Il lancio lo fate nel 2021? 2021, Ok, ti ricordi il giorno in cui era ufficiale, avete sì, lanciato? l'11 novembre. Ok, vai, raccontami. 11 novembre noi abbiamo fatto l'avvio attività, quindi abbiamo finalmente potuto vendere il prodotto e abbiamo soprattutto cercato sin da subito di selezionare delle figure nel nostro territorio che potessero farci fare la differenza, perché l'obiettivo era quello di partire col piede giusto, quindi partire già non diciamo come l'azienda che sta nascendo adesso, ma come un'azienda che già sa dove deve arrivare e sa che cosa vuole dal suo target. Ok, E quindi abbiamo selezionato delle figure che fanno la differenza nel settore, quindi figure di riferimento che ci sponsorizzano, dei nostri testimonial, certo. ecco, e da lì diciamo è iniziato tutto.
quindi dall'11 novembre Siete 2020. partiti tu e tuo fratello? Siamo solo io e mio fratello come titolari e abbiamo dei ragazzi che lavorano per noi, ognuno in un determinato settore. Certo. E all'inizio è stato difficile, com'è andata? L'inizio è stato più che difficile, impossibile, improponibile. Purtroppo il periodo di partenza, inizialmente quando abbiamo avuto l'idea di realizzare la nostra azienda e il nostro progetto, questo periodo non è stato dei più semplici, anche perché in quel periodo abbiamo perso nostro padre Ok, e quindi oltre a un problema a livello emotivo, quindi non riuscire a essere perfettamente focalizzato in certo. quello che stavamo facendo, è nato anche un problema economico, perché abbiamo iniziato, diciamo, a dover fare tutto da soli, a doverci sostenere da soli. Inizialmente abbiamo avuto parecchie difficoltà anche perché creare un prodotto che non esiste comportava tantissimo studio, tantissimi test che noi abbiamo dovuto effettuare grazie alla chimica che lavora oggi con Certo. noi, tutto un periodo in cui noi non lavoravamo, quindi un Eh sì. periodo. Diciamo che è lungo tra la ricerca, lo studio, Sono l'approvazione, i stati test. quasi 4 anni, Mamma mia, quasi 4 anni in cui abbiamo fatto circa 4.000 prove. tantissimo. Cioè, non ho esperienza in quello, ma credo che comunque aspetti sempre che arriva il momento giusto, no? Infatti la cosa che mi ricordo piacevolmente, ma erano veramente dei sacrifici pesanti, per cercare di velocizzare questo meccanismo lavoravamo anche la notte, facevamo Certo. prove alle 2, alle 3 di notte per essere pronti l'indomani a utilizzarlo in un cliente, capire se funzionava, se non funzionava, È un lavoro magari fatto di test quello. assolutamente. Quindi l'indomani poi avevamo un report, la notte cercavamo di modificare la formula e riportarla l'indomani a riprovare di nuovo. Devi essere più veloci possibile, ma poi velocizzarlo fino a un certo punto, nel senso che poi Assolutamente, prendi, aspetti, il tempo quello è, avete fatto il assolutamente. massimo. Success- Ma vai, dimmi, dimmi. no, ti dicevo successivamente, poi quando tutto è stato più chiaro, quindi quando ho avuto le formule, quelle definitive, è sorto un altro problema. Adesso Certo, dobbiamo avviare l'attività con tutti i relativi costi, anche perché noi produciamo. Quindi abbiamo dovuto acquistare tutti i macchinari, abbiamo dovuto avere tutta la filiera pronta per la produzione, anche perché rispetto alla nostra concorrenza noi siamo dei produttori, mentre gli altri solitamente acquistano conto certo. terzi. E quindi questo comportava una spesa non indifferente iniziale. Non avevamo idea di dove prendere questi soldi per Quant'era, ti poter. ricordi? Il primo investimento è stato intorno ai 300.000. Ok, ma dove li prendiamo? Dove li prendiamo? Quindi, innanzitutto, la scelta mia e di mio fratello è stata quella proprio di andare all-in. Quindi abbiamo venduto tutto quello che avevamo, macchine, garage, Bravi, qualsiasi cosa avevamo l'abbiamo venduta per poter creare un gruzzoletto, soprattutto nel primo periodo per sostenere, diciamo, i certo. test che abbiamo fatto. Dopodiché, nel momento in cui eravamo certi che la cosa era fattibile e realizzabile, abbiamo presentato richiesta per un fondo che ci è stato approvato a livello statale e da lì diciamo che in parte abbiamo avuto un sostegno Ok, a meno male. livello statale. Beh, calcola che a volte serve anche che le cose si incrocino, no? Quindi è Assolutamente. stato anche un. Come hai vissuto quel momento in cui avete scoperto che c'è stato questo appoggio? Una vittoria perché in realtà era l'unico modo in quel momento per partire, Ok, se non ci fosse stata l'unica quella strada. cosa? Avrei trovato qualcos'altro, Ok. non mollavo. Esatto, avete mai pensato di mollare nel tragitto? Guarda, ci sono momenti in cui, soprattutto all'inizio, veramente non sai dove sbatterti la testa, perché magari quello che stai affrontando e quello che vuoi fare può sembrare troppo più grande di te. Poi pian piano invece sedendoti, ragionandoti, avendo l'obiettivo fisso in mente che è quello di fare la differenza in questo settore, diciamo nulla diventa un problema. Magari un ostacolo, ma non un qualcosa che ti può far cambiare idea. Ecco, Bello questo tipo di mindset, perché magari a livello. Quanti anni hai? Non te l'ho chiesto. 30, quasi Ok, 30. 30 anni, siamo giovani, sono giovane anch'io. Alcune volte quando ti lanci in questo mondo, è un mondo fatto di continui ostacoli, non esiste il Assolutamente, fallimento, esistono gli ostacoli. E tanto più avanti, quanto questi ostacoli diventano grandi, ma anche tu diventi più forte per superarli. Quindi se assolutamente, già cambiare la parola da fallimento a ostacolo ti cambia il modo in cui vedi le cose. assolutamente. L'ostacolo più grosso che avete dovuto affrontare?
L'ostacolo più grosso, come ti dicevo, inizialmente è stato quello economico, nel Quello. senso che avevamo tutto chiaro, quello che volevamo Ok, fare, mancava semplicemente il lato economico. E da lì è nata anche io la chiamo una nostra genialata, nel senso che abbiamo iniziato a farci finanziare dal cliente stesso. Abbiamo creato dei preordini prima dell'apertura, anche un anno e mezzo prima, e tramite quegli importi siamo riusciti poi a sostenerci e a uscire sul mercato. Quindi erano i nostri clienti, i primi fan certo. che volevano che uscivamo subito e immediatamente sul mercato. Sì. L'autofinanziamento esterno. Oltre quello ottenuto a livello Certo. statale. E poi tutto è coinciso nel periodo Covid. Ale, ok. Quindi rallentamenti nel packaging, nella produzione del macchinario, arrivo di materie prime, tutto sembrava un ostacolo. Ogni cosa, anziché essere semplice, era molto, ma molto più impegnativa del solito. Vi ha rafforzato. Ci ha rafforzato e soprattutto ci ha messo di fronte a quello che poi era la realtà dei fatti. Oggi avere un'azienda non è semplice, assolutamente. Difficilissimo. Quando parli sento tanta motivazione, sei fortemente motivato, sai che è tuo e vostro figlio questo progetto, no? Assolutamente. Quanta passione ci metti in quello che fai? Guarda, la mia famiglia mi critica perché dice che io vivo di questo, nel Comunque non è la senso che passione così. ogni mio pensiero, ogni mio momento è dedicato a questo, al lavoro, al capire in che modo fare ancora di più la differenza in quello che faccio. Quindi per me è una dipendenza. È bellissimo quello che dici, vivo la stessa cosa nel mio, e questa domanda la faccio spesso quando vedo negli occhi il fuoco, no? E io penso che è un mix tra passione e ossessione. Se ci pensi finiscono la stessa, Assolutamente. passione e ossessione finiscono uguali. E poi l'ossessione batte il talento, io credo forte in questa cosa, ma quando hai passione non senti la stanchezza, è il primo pensiero la mattina, Assolutamente. e in vacanza pensi sempre a quello. È Assolutamente. bello perché alcune persone non la scoprono mai la passione, quindi non possono capire quello che tu Non ti vivi. capiscono, Perché spesso gli sembri folle in quello che fai. però è semplicemente è una cosa perché non hanno magari scoperto le loro passioni. Alcune Sì, persone le scoprono da bambini, altri le scoprono da adulti, alcuni non le scoprono mai, altri certo, devi vivere scoprendo il motivo per il quale sei nato, ok? Perché assolutamente, altrimenti ti senti nel posto sbagliato continuamente. assolutamente. Se dovessi chiederti invece qual è il tuo più grande sogno? Il mio più grande sogno o obiettivo, perché per me è un obiettivo, è quello di rendere il mio marchio conosciuto in tutto il mondo, nel senso di internazionalizzarlo ed è una cosa che già stiamo iniziando a fare molto bene da qualche mese, ma focalizzarmi proprio su quello, quindi far sì che il mio marchio non sia semplicemente un marchio di cosmetica, ma sia il marchio della cosmetica per cani in tutto il mondo. Quali possono essere secondo te gli ostacoli per arrivare a raggiungere questo obiettivo? Forse il tempo, È una questione di tempo, te questione dici. di tempo. E invece a livello di business, a livello di fatturati, Sì, non voglio sapere quanto fatturate, certo. voglio sapere se vi sentite bene, se è quello che vi aspettavate, se è molto di più, se è molto meno. È molto di più e Ok, non lo dico per presunzione, nel senso che quando abbiamo pensato al nostro progetto, essendo un'idea molto differente, da subito avevamo pensato di conquistare una fetta di mercato nel tempo, il tempo di proprio assimilare quello che è il nostro certo. metodo e il nostro sistema. In realtà non è stato così, le persone da subito, i clienti, i toilettatori da subito hanno sposato il nostro progetto appieno e questo ci ha permesso di crescere molto in fretta. Ok, Crescere soprattutto, non ti do dei numeri, ma certo. abbiamo quasi triplicato il fatturato dell'anno scorso in quest'anno e ancora siamo a settembre. Bene. Quindi in realtà il metodo funziona, le persone vogliono il nostro metodo e quindi la crescita è stata più veloce del previsto. Ok. E E, sotto alcuni punti di vista anche questo è complicato. no, beh, sì, è vero, perché nel senso, guarda, lo abbiamo vissuto anche noi negli anni in tutti i progetti che abbiamo. Mi ricordo lanciando un progetto, in un mese avevamo fatto 500.000 il primo mese e non c'era niente. Da Cioè, zero. niente, solo lanciato l'idea.
le persone, devi formarle, devi prenderle. Da zero. Esatto, e lì io lo chiamo happy problem, problemi Sì. felici, nel senso che mi creo il problema, è così bello questo problema che poi trovo un modo per risolverlo. È comunque un problema, un qualcosa che da affrontare, un qualcosa da risolvere per mantenere la parola dei clienti. Certo. Si creano nuove cose, nuove Nuove cose esigenze esatto. nell'attività, esigenze piacevoli. Se dovessi dirti in un ipotetico, mi hai già risposto, ma vorrei qualcosa di più descritto. Tra 5 anni dove vedi il tuo brand? Come si chiama il tuo brand? Ad hoc. Ad hoc. Dove lo vedi fra 5 anni? Fra 5 anni sicuramente nei principali paesi europei, ma credo anche prima. Magari in America sì, tra 5 anni, perché è più difficile, è più complesso arrivare lì, il cane è visto in maniera diversa, quindi non è una cosa diretta come può esserlo in Europa. Quindi tra 5 anni mi vedo lì, mi vedo in America. Ok. Tornando indietro, in tutti gli ostacoli che mi hai detto, ce ne sono stati alcuni momenti più forti, alcuni emotivamente. Se dovessi tornare indietro al 2018, cambieresti qualcosa? Mm, cambiare qualcosa no, perché se alla fine ha portato, diciamo, a questo, nel senso ad ottenere un'azienda mia, un qualcosa per cui io ad oggi vivo, per questo motivo, no. Magari cambierei il modo di fare alcune cose, ma il succo alla fine è quello. Manterrei ogni singolo aspetto di quello che ho fatto. Ok. E se invece potessi tornare al tuo bambino, al piccolino quando avevi 5 anni, che consiglio gli daresti? 5 anni di divertirmi il più possibile. Quindi quando sei piccolo, secondo me è fondamentale avere anche la spensieratezza, che poi da adulto non hai più, a livello proprio di gioco, di serenità mentale. La cosa che cambierei è soprattutto il discorso scolastico, come ti dicevo Ok, prima, magari ad oggi affronterei una tipologia di studio diverso, ok. qualcosa più mirata alla vendita, mirata al marketing, magari facendo anche un percorso di laurea sotto questo punto di vista e dando meno spazio, diciamo, a quello che sono state le prime attività che ho svolto, diciamo che poi ad oggi non hanno avuto rilievo in quello che faccio. E se dovessi consigliare, poi andiamo in chiusura. Sono un ragazzo della tua età, 25 anni, un po' Sì. più, un po' meno, ok? Che mi approccio a questo tipo di mondo. Cosa gli consiglieresti? Nel tuo mondo, eh? Sì. Secondo me l'aspetto fondamentale è veramente non mollare mai, perché ogni giorno sembra che ci sia un problema insuperabile, ogni giorno, soprattutto quando si è all'inizio. Quindi il consiglio che posso dare è quello di mantenere sempre ben chiaro quello che è l'obiettivo, quindi a prescindere da tutto succedono cose positive e cose negative. Quando succedono quelle negative devi essere bravo a combatterle e anzi far frutto di quel combattimento, di quella lotta sotto quel punto di vista e poi avere successo in altri aspetti. Ok. Andiamo in chiusura. Allora, mi è piaciuta la tua storia. In realtà la cosa che mi è piaciuta di più, mi piace per fare un recap alla fine, si vede proprio che ci metti passione, cioè Sì. ci metti no, passione, ossessione, amore, quelle robe lì che per me Un sono po' di ingredienti tutto. fondamentali, perché sennò le competenze le acquisisci con l'atteggiamento, con la cazzimma, con la grinta, con la voglia, ma se non c'è questa ruota qui della passione dietro, fai fatica, poi Sì. non ce la fai, nei momenti di difficoltà ti viene a mollare, e non è una cosa, non è una competenza che questa roba qui, quindi io consiglio sempre a tutte le persone di non fermarsi, di continuare a cambiare finché non trovi La quello per strada cui sei giusta. nato. Di vedere, se un cavallo nasce in acqua e si sente inadeguato perché non è il suo Bravissimo. habitat, continua a cambiare, vai in acqua, vai sulle rocce, non è il tuo, poi lo metti in un prato e dici, oh cavolo, ma io Questa è non casa sento la mia. stanchezza, Sì, sì, esatto. sì, sì, sì. Bisogna avere il coraggio di continuare a cambiare, bisogna avere il coraggio di continuare a mettersi in Mettersi gioco. sempre in discussione, quindi non basarsi semplicemente su quello che può essere una tua convinzione o una tua idea. No, perché poi ti convinci e pensi che ti crei una prigione d'oro nella quale ti convinci di stare Bravissimo. bene, ma ad un certo punto della tua vita che ti accorgi Qualcosa non che va. non è andato e non sta andando. Sì. Quindi meglio farlo prima, meglio. Non è mai troppo tardi, ho imparato No, questa cosa. Ho assolutamente. conosciuto persone
che anche a 60 anni hanno riscoperto il motivo per cui sono nati, alcuni fortunati l'ha scoperto a 6, io non sono in questo. Assolutamente. Quindi ti ringrazio ancora di aver condiviso la tua storia Grazie con mille. noi, io dico sempre, se sono una persona che ascolta, guarda o vede, si immedesima, prende forza, si lancia, noi siamo ricchi, perché la ricchezza non è una questione di soldi, ma è una questione di quanto tu riesci a far crescere gli altri per quanto riguarda me. Mentalità. Per quindi grazie ancora di aver condiviso la tua storia con noi, Grazie a sono voi. veramente contento che i ragazzi abbiano selezionato questo tipo di progetto, grazie ancora. Grazie a voi.